A volte mi chiedo se c'è qualcosa che può affascinarmi di più del silenzio di una montagna. Oggi i camosci sono in pieno amore e io torno in questa valle per l'ultima volta quest'anno, prima che l'inverno la restituisca al suo letargo. When the dark clouds form and start to turn, I'll run again. Far away when the hurricane, oh, that old hurricane comes. Oh, no, no. Stupendo ragazzi, prima nevicata dell'anno, siamo al Camoscio oggi, siamo solo io e Marta, e abbiamo tutta questa valle per noi, non ci sono altri cacciatori e veramente le condizioni sono perfette, non c'è vento, ha nevicato questa notte, adesso prepariamo l'attrezzatura e poi ci incamminiamo qui nella valle binocolando destra e sinistra per vedere se troviamo qualche branco di camoscio. Visto le condizioni meteo e tutto, prendiamo anche questi questa mattina, ramponi per sicurezza, un bel piumino. È la prima stagione di caccia con la Special Hunt, la nuova carabina di Franchi, la nuova Bolt Action, e anche con questa carabina mi sono trovato davvero bene con le Speed Tip, sono 165 grain dell'RWS. L'ho usate una volta sola sul cervo quest'anno e hanno lavorato davvero bene. Quindi oggi le proveremo sul camoscio. Ne mettiamo 3 in serbatoio e poi la carabina la lasciamo scarica. Ok. Siamo partiti da poco, su qua davanti a noi nelle prime rocce c'è un branco di camosci, adesso magari guardiamo un attimo bene che animali sono, però con queste condizioni, con la neve e tutto, essendo anche a caccia da solo, bisogna fare un attimo attenzione dove andiamo perché lì davanti non è proprio uno dei posti più tranquilli. Guardiamo un secondo a vedere che animali ci sono, poi vediamo cosa fare. Sono dentro quei salti là, sono tutti che mangiano in questi salti qua così, sono proprio là sopra le rocce e ci sono anche degli yarling. In questo branco qua davanti c'è l'animale che stiamo cercando, oggi possiamo prelevare uno yarling sia maschio che femmina, quindi un camoscio di 1 anno di età. L'unica cosa che mi preoccupa un po', se devo essere sincero, è il punto in cui sono, perché se facessero anche solo 10 metri sotto lì, poi recuperarli diventa davvero complicato. Io direi di lasciarli qua tranquilli, andare avanti, guardare qua tutta la valle e poi al massimo provare a avvicinarli da sopra qua. Queste sono le condizioni, secondo me, che un cacciatore di camosci aspetta e sogna. Non fa freddo, non c'è vento. È stupendo, ragazzi.
La neve comunque regala quel fascino in più, almeno per me è una cosa veramente particolare. Visto che tanto cammineremo per un attimo, la carabina la metto nello zaino. È arrivato un altro cacciatore alla femmina, noi abbiamo lo Yarling, quindi gli abbiamo detto di andare avanti tranquillo. Adesso che arriviamo qua binocoliamo bene a sinistra e poi saliamo. L'obiettivo adesso è di attraversare il fiume e salire in questa valle qua. Su in alto, dentro quella buca, dovrebbe esserci l'animale che stiamo cercando. Da qua ho intravisto un branco, saranno almeno una decina di animali. Saliamo su questo fiume qua e andiamo su dentro il canale fino su quelle piante lassù. Che spettacolo, ragazzi! La neve è ancora soffice, è caduta ieri, quindi non ho ancora avuto tempo a trasformarla. Queste montagne, queste qua, sono le montagne di casa, ma ogni volta che le vedo, ogni volta che sono qua a caccia, sono diverse e ogni volta mi sento davvero fortunato e privilegiato ad avere queste opportunità. L'obiettivo di oggi è uno Yarling, non è un animale da trofeo, non è un animale tra virgolette difficile, perché è l'animale un po' più semplice da individuare, l'animale anche più semplice per portarlo giù, perché è quello un po' più leggero, però è la caccia che ho iniziato a fare con mio papà i primi anni, quando iniziavo a seguirlo, e sono contento di essere qua su oggi a cercare uno di questi animali. Qua nella valletta davanti a noi, sui 500-600 metri, c'è un branco di animali. Potrebbe esserci lo Yarling. Ci mettiamo qua ad allarici e guardiamo bene. Anche di dimensioni giuste. Molto bene. Dovrebbe essere una femmina. Va bene, perché anche come trofeo è molto piccolo. È l'ideale per lo Yarling. Bisogna prelevare i capi, quelli più indietro, e lasciare quelli più belli. Coperti un po' in bosco, ci alziamo un pochino, poi cerchiamo di capire come fare a avvicinarli. Sono abbastanza all'aperto i camosci, se devo essere sincero.
Dobbiamo studiare il modo di arrivargli vicino. Forse è meglio arrivare da di qua. Andiamo a vedere un attimo. Sono là, appena a sinistra del canale, che mangiano. Ce ne sono anche più alti a sinistra. Sta girando il vento però. Andiamo di qua. Speriamo che adesso che arriva il sole non cambi troppo la temperatura, perché una volta che si scalda di solito il vento porta su. Adesso siamo a vento buono, gli animali sono a 450 metri, qui dobbiamo guadagnare ancora 200 metri, però se gira il vento potrebbero anche sentirci. Saliamo coperti da queste rocce fino lì e vediamo se sono ancora lì. Siamo ancora troppo lontani. C'è un branco di camosci più alto a sinistra, quelli che ho visto prima, dove c'è lo yarling che vorremmo prelevare. E in questa buchetta davanti a noi dobbiamo attraversare veloci qua e uscire lì dove sta arrivando quel maschio, sperando che stiano ancora un attimo lì, perché adesso i camosci sono in pieno amore, i maschi fanno muovere tanto i gruppi, quindi bisogna avere un po' di fortuna su quel punto di vista. Gli ultimi 10 metri usciamo piano piano, sperando siano ancora lì, perché è arrivato dentro un maschio e li ha fatti correre un po'. Uno mi sembra di vederlo ancora. Sono saliti tutti alti, c'è solo più un maschio nella buca. Dobbiamo entrare nel canale e guadagnare ancora 100 metri. Abbiamo rivisto il gruppo dove c'è lo yarling. Sono arrivati i maschi dentro adesso, guarda. Dobbiamo... Lo yarling del gruppo è leggermente a sinistra, da qua non lo vediamo. Dobbiamo portarci da quelle rocce lì, piano piano, sperando che non giri il vento. Uno spettacolo però, i maschi corrono, neri come il carbone sulla neve bianca, li vedi?
distanza, solo che vedo solo femmine piccole per adesso, forse c'è anche lo Yarling. 250 metri. Mi devo mettere lì. Vedo lo Yarling. Sei? Vado. Appena si ferma. Lì, vado. Adesso sto male. Vado. L'ho sbagliato? L'ho sbagliato, ma 250 metri, ero messo bene, ho dato 3 click, forse ho strappato un po', forse ho dato troppi click, non lo so. Succede ancora, ragazzi, succede ancora anche a me. Se non sbagliassimo mai, probabilmente non verremo neanche a caccia. Forse ho fatto un po' di fretta, non lo so, ero messo bene, mi sentivo messo bene. Niente, padella. Mi dispiace, Martolins. Dovrebbe bastarne una, ma visto come è andata la prima volta aggiungiamone una per sicurezza. Carabina sempre scarica, carichiamo quando siamo sull'animale in posizione. Sono un po' dispiaciuto perché alla fine uno si prepara la carabina, prepara l'attrezzatura per essere il più preciso possibile e perché non succeda quello che è appena successo, quindi sbagliare l'animale. Soprattutto quando si sbaglia il rischio poi è di ferire l'animale, per sbagliarlo va bene. Un'altra cosa che non apprezzo secondo me è poter rivedere subito dopo il tiro la fucilata e vedere subito cosa è successo, quindi capire se si è ferito l'animale, se si è sbagliato, dove è andata la palla, e questo ci toglie veramente tanti problemi. Adesso saliamo su qua, ci portiamo da quelle rocce e guardiamo la buca sopra, anche perché così con la neve diverse volte il colpo non si sente tanto e magari gli altri animali sono tranquilli qua dietro. C'è un sole adesso che quasi si fa fatica a tenere gli occhi aperti. C'è una bellissima femmina con una femmina di 2 anni dietro.
si muove. No, quello dietro, però aspetta che c'era un altro dietro. Ok, no. Sopra lassù, ma lascia stare. Troppo lungo, ma. C'è un po' di vento. L'animale era già sui 300 metri. Poi sono sempre mossi. Meglio che andiamo a cercare un altro gruppo, prima che facciamo pasticci. Sangam Sharanam Gacchami Buddham Sharanam Gacchami Dharmam Sharanam Gacchami. È quasi mezzogiorno, purtroppo dopo la padella di questa mattina abbiamo spaventato molti animali qui nella zona più bassa e non abbiamo più visto nulla. Abbiamo avuto una mezza occasione su un gruppo che però era a 300 metri e non si è mai fermato bene. Adesso sono uscito sulla cresta qua, dentro nella buca qua c'è un gruppo grosso in cui sicuramente ci saranno degli yearling, quindi dobbiamo fare ancora un 100-150 metri di dislivello e poi provare a uscire per capire a che distanza sono. La giornata è spettacolare. Su in alto c'è un po' di tormenta adesso. Wow, al sole si sta davvero bene. Andiamo. Sangam Sharanam Gacchami Buddham Sharanam Gacchami. Piano, riusciamo ad andare fino a quella pietra lì. Stiamo passi. Occhio quel camoscio lì. Occhio che entrano dentro i camosci. Vieni.
Guarda che roba, ma. Guarda che roba. Che spettacolo. Che spettacolo. Che dire, ragazzi, era un po' che non passavo una giornata così in montagna. Calma assoluta, neve della notte, camosci veramente tanti ne abbiamo visti. Sono riuscito a fare una bella padella e poi a recuperare su questo gruppo qua. Sono contento di aver aspettato fino adesso. L'ultima volta che siamo stati qua, siamo stati con mio fratello, con Nick. Avevamo preso la sua femmina e io non avevo fatto niente, ho detto voglio aspettare che arrivi la neve e per fortuna è arrivata prima che finisse la stagione per i camosci e cacciarli sulla neve ha un fascino veramente particolare. Siamo usciti, erano 200 metri, il problema è che sopra di noi qua dentro la valle sono entrati due che probabilmente ci hanno visto e li hanno messi un po' in agitazione. Ci siamo buttati giù in fretta. Poi erano un po' agitati, per fortuna l'animale che volevo prelevare, che era questo Yarling il più scarso, è rimasto bene a cartolina e sono riuscito a fare un bel tiro. Quando si caccia nella neve, soprattutto se si ha il freno di bocca, è molto importante tenere la canna qua libera, perché è un attimo che uno appoggia la canna nella neve così e dopodiché si riempie tutta la canna e rischi di fare dei danni. In realtà così la canna è sicura e il momento del tiro poi un attimo lo si toglie. Abbiamo lasciato passare 10 minuti, adesso recuperiamo la roba, tutto e andiamo a vedere l'animale. The lightning shows my weakness, the thunder knows my secrets. The storm is like a brother, it knows me like no other. So let it rumble, let it roll, 'cause it's all I know. You can keep your calm and easy, but that peaceful life ain't for me. The harshest gales call out from the tree, like it can sense the reckless in me. And when the clouds roll in, it's like I'm home again. Don't need your safe and sound, let the rain come down. Let the rain come down. Un maschietto, prelievo giusto, anche perché è molto indietro rispetto agli altri. L'animale non ha fatto veramente un passo, spento sul posto. Qui così sulla spalla l'entrata, qua l'uscita. Considerando che un 300 Winchester Magnum su un animale di queste dimensioni, la palla ha lavorato davvero bene. Un buchino entrare, un buchino uscire, non abbiamo rovinato troppo l'animale. Adesso lo visceriamo e lo lasciamo raffreddare qua sulla neve prima di metterlo nello zaino. Di un animale del genere la carne anche in questo periodo, quindi avanti nella stagione, è perfetta. La cosa che dobbiamo fare adesso è pulirlo il prima possibile e pulirlo il meglio possibile. Sui camosci la cosa che mi piace fare è partire da dietro, liberare l'ano, fare un po' di spazio, poi togliere la trachea e l'esofago, dopodiché tirare via tutto insieme in modo da lasciarlo pulito. Non potevamo chiudere meglio questa stagione di camosci, sinceramente. Sono animali stupendi che vivono in posti ancora più belli e aver aspettato fino adesso per cacciarli nella neve sicuramente ne è valsa la pena. Sono contento anche perché questa è una caccia selettiva, è un prelievo che fa capire
anche a chi non va a caccia, che alla fine il cacciatore non guarda sempre solo il trofeo, non guarda sempre solo la grandezza delle corna, ma ci sono dei prelievi che vengono fatti per la gestione della specie, e oggi in questa zona abbiamo visto veramente tanti camosci. La popolazione è in piena salute, questo fa sempre piacere, ci sono tanti piccoli con le femmine e di questo sono molto contento. Alle nostre spalle chilometri e chilometri di montagne innevate, adesso si sta coprendo anche un po' il cielo, sembra quasi che arrivi un po' di tormenta, quindi va proprio bene scendere adesso e salutare questi posti che probabilmente fino al prossimo anno resteranno tranquilli e non verremo più a disturbare. Adesso mettiamo questo piccolo maschio in uno zaino e andiamo giù a valle. For shelter, I will chase that storm forever. The harshest gales call out from the trees, like they can sense the reckless in me. And when the clouds roll in, feels like I'm home again. Don't need your safe and sound, let the rain come down. Let the